Buongiorno a tutti e benvenuti nel mio canale. Io sono Irene, un'insegnante di lingue italiana e questo video sarà un video un po' diverso perché molti di voi, o alcuni di voi, non siamo tanti, mi hanno chiesto di parlare un po' più in italiano e ho pensato a molti modi in cui farlo, ma penso che questo possa essere il migliore. Quindi sì, sarà, immagino, un nuovo tipo di video che vedremo in questo canale, se vi può interessare. Quello che voglio fare è parlare il più naturalmente possibile di un argomento in particolare. Volevo cominciare con qualcosa di semplice. Che cosa stiamo aspettando? Oggi più che mai, visto che è un video di tipo diverso, fatemi sapere se vi piace questo tipo di video, mettendo mi piace, scrivendo cosa vi piace e cosa non vi piace nei commenti. Iscrivetevi se siete nuovi e vi interessa questo tipo di video perché ne vedremo di più. Detto questo, oggi volevo parlare un po' della mia città. Io sono di Venezia centro storico, e volevo parlare un po' perché Venezia è una città un po' incompresa. Ovviamente è una città molto turistica e non a tutti piace questa cosa, e capisco, ma capisco anche perché sia turistica. Venezia è una città molto diversa da tutte le altre, a partire dal modo in cui ci si sposta. Quindi i mezzi pubblici, i mezzi privati, anche sono barche, ma la gente normalmente si sposta a piedi, in realtà. Venezia è una città geograficamente e fisicamente molto piccola. Non ci si mette tanto tempo ad arrivare dall'altra parte della città. Io abito da un lato della città, ok, quasi all'esterno. Per arrivare dall'altro lato della città ci metto forse 45-50 minuti a piedi. E si fa presto ad attraversare se sai dove andare, perché è come un labirinto. Ci sono diversi tipi di strade a Venezia. Ci sono le calli, ci sono i sottoportici, ci sono strade che si chiamano Rio Terà, quindi canali che sono stati interrati. Ci sono i canali che però vengono chiamati rii, un rio, due più rii. Ce ne sono soltanto due di canali, il canale grande e il canale della Giudecca. Ma ci sono anche campielli e campi, che sono le piccole piazze, anche se c'è soltanto un posto che ufficialmente ha il nome di piazza, ed è Piazza San Marco. Quindi non solo il modo in cui ci si sposta è diverso a Venezia, anche i nomi delle strade sono diversi. Quindi è molto importante sapere dove si deve andare, altrimenti una città così piccola può diventare infinita. È un labirinto, ci si può perdere e tutti i giorni scoprire strade nuove. Detto ciò, ovviamente Venezia è una città speciale per la storia che la circonda o che la costituisce in realtà, e questa penso sia una delle più grandi bellezze di Venezia. Ma a parte questo, di cui magari parlerò un'altra volta, Venezia è ancora una città in cui le persone vivono, hanno le loro comunità, hanno le loro attività, e direi che la Venezia turistica e la Venezia della gente sono quasi due città diverse. Possiamo parlare di più di questo argomento se vi interessa, dei problemi della città, delle cose belle della città. Possiamo parlare molto di più. Un ultimo punto che volevo affrontare è una domanda che mi è stata posta molte volte, che è: ci sono macchine a Venezia? La risposta è: in alcuni luoghi di Venezia possono arrivare le macchine, ma le macchine non circolano per la città perché non ci sono strade. Le uniche strade che ci sono
sono quelle per le persone, per i pedoni, e anche lì ci sono delle regole del traffico, ne parleremo in un altro video forse, ma non ci sono strade per le macchine. Ci sono nella zona del porto e nella zona in cui arrivano i bus per portare le persone in terraferma, però altrimenti no. Non si può arrivare vicino a Piazza San Marco con la macchina. Comunque, detto questo, vi lascio andare. Fatemi sapere se avete domande, se vi piace questo tipo di video in cui semplicemente vi parlo di qualcosa. E sì, iscrivetevi se questo video vi è piaciuto, se vi interessano di più. Io sono molto più che felice di accontentarvi. E niente, detto questo, cin cin e ci vediamo la prossima volta. Ciao ragazzi! Buona.